Cambiano i trend, cambiano le strategie, si evolve l'e-commerce, ma alla fine è sempre e comunque importante partire dai bisogni dei clienti. E quando si parla di clienti, in PayPal bisogna fare riferimento a quello che noi chiamiamo two-sided network, ovvero il fatto che per PayPal i clienti sono sì i consumatori, ma anche e soprattutto i venditori, ovvero quelli che poi utilizzano PayPal per accettare pagamenti, dando la possibilità ai consumatori di effettuare un checkout rapido ed efficace. E questa rete, per quanto riguarda PayPal, oggi riguarda 350 milioni di clienti nel mondo. Oggi, visto anche l'obiettivo del nostro webinar, mi soffermerò su quelli che sono, secondo noi, i bisogni più importanti dei nostri merchant che siamo andati a testare, a rilevare di recente con una ricerca che abbiamo fatto. Quindi, cosa si chiedono i nostri clienti, cosa si chiedono i venditori che utilizzano PayPal quando affrontano la scelta di selezionare una piattaforma per i pagamenti. Una piattaforma per i pagamenti deve essere innanzitutto semplice, quindi per i merchant, soprattutto per i piccoli e per i medio piccoli, è importante non dover integrare 10 diverse soluzioni di pagamento, ma è importante racchiudere all'interno di una sola integrazione, e quindi scegliendo una sola piattaforma di pagamento tutti quelli che sono i metodi che sono richiesti dai consumatori. Nel caso dell'Italia e per chi serve esclusivamente il mercato domestico, diciamo che il quadro è piuttosto semplice, perché PayPal, secondo i dati del Politecnico di Milano, ha una market share di circa il 34% e poi ci sono le carte che vanno al 60-62%. Quindi diciamo che in Italia chi accetta pagamenti con carte e PayPal sta coprendo almeno il 96-97% dei bisogni dei consumatori. Il restante 3-4% sono bonifici, ahimè, perché noi lo sconsigliamo sempre in quanto estremamente rischioso per tutte le parti coinvolte, oppure metodi di pagamento che rispondono alle specifiche esigenze dei consumatori e che si stanno diffondendo e che si diffonderanno sempre di più, come ad esempio il cash on delivery, oppure la possibilità in generale di pagare dopo la consegna o alla consegna. Quindi semplicità e flessibilità della piattaforma di pagamenti come primo requisito fondamentale, ma anche capacità poi di intercettare, lo vedremo con PayPal Commerce Platform, le esigenze dei consumatori locali, anche quando questi consumatori non stanno in Italia, perché se io sono un consumatore olandese probabilmente non mi basterà PayPal, non mi basteranno le carte, ma vorrò pagare anche con Ideal, che è un metodo estremamente diffuso in Olanda. Oltre alla semplicità, le piattaforme di pagamento devono essere anche per i venditori uno strumento molto importante per sostenere la crescita. Quindi spesso si pensa ai pagamenti come un qualcosa, diciamo, di necessario, ma non strettamente collegato allo sviluppo del proprio business e alla crescita del proprio fatturato. In realtà non è così, e non lo è innanzitutto per un discorso di conversion, perché scegliere i metodi di pagamento giusti, scegliere la piattaforma di pagamento giusta è spesso una discriminante fondamentale per diversi punti di conversion che a fine anno si traducono in diversi punti di fatturato. Una pagina di pagamenti troppo lenta, una pagina di pagamenti poco chiara, una pagina di pagamenti che non dà sicurezza sono dei motivi per cui i consumatori abbandonano il carrello e quindi si traducono molto spesso in delle vendite che non vengono completate. In più, un metodo di pagamento deve sostenere anche la strategia dell'e-commerce stesso. Se io ho una strategia che punta anche a vendere in diversi mercati europei, che punta a vendere negli Stati Uniti, dovrò avere una piattaforma di pagamento che sia globale, che mi permetta di accettare pagamenti in questi paesi e che mi permetta di offrire i metodi di pagamento che sono più ricercati in questi specifici paesi. Oggi in più una piattaforma di pagamenti può fare anche altre due cose che sono importanti. Può collegare al proprio interno un'offerta di credito, sia un'offerta di credito per i consumatori, sia un'offerta di prestiti per le aziende che utilizzano la piattaforma stessa.
Ultimo punto, tema caldissimo in questo momento, quello dei dati. Una piattaforma di pagamento aiuta e deve aiutare i propri venditori che lo utilizzano a crescere, anche fornendo una reportistica adeguata e dei servizi di business intelligence, quindi dei dati che possono aiutare a guidare le scelte di business, anche semplicemente una mappatura chiara di dove stanno arrivando gli acquisti e di un profilo dei clienti che quegli acquisti li stanno facendo. Sicurezza, un terzo tema importantissimo. Ormai è un requisito base, noi spesso non ne parliamo anche di più. Una piattaforma di pagamenti assolutamente non può permettersi di non essere sicura. Non solo non deve essere sicura, ma deve fornire una console, quindi una serie di servizi che aiutano i venditori a rendere anche il proprio e-commerce sicuro. Quindi strategie o comunque strumenti avanzati di controllo delle frodi che permettono ad esempio di filtrare a priori i pagamenti che stanno arrivando da soggetti che potrebbero essere non reali consumatori, ma organizzazioni che stanno tentando di fare una frode. E poi fornire anche uno strumento flessibile per risolvere rapidamente le dispute. Quando io ho una controversia, e questa è sicuramente la forza di PayPal entra e cerca di risolvere. So che spesso i venditori si lamentano del fatto che risolviamo a favore dei consumatori, ma su questo stiamo cercando anche noi di muoverci per essere sempre più imparziali e sempre più efficaci. È una piattaforma di pagamento che offre un sistema integrato per gestire le dispute, è sicuramente anche un vantaggio grosso per chi poi per i venditori e per i venditori che devono gestirle e se possono farlo in modo integrato, questo è un ulteriore vantaggio. Ultimo tema, quello dell'ubiquità. Lo abbiamo citato prima, l'ubiquità e la completezza, la scelta si declinano in vari modi, quindi sicuramente offrire tanti modi per ricevere ed effettuare pagamenti, offrire un'ubiquità in termini geografici, e quindi questo si sintetizza nella possibilità di poter raggiungere i clienti dove sono e poi farsi pagare a questi clienti. Per rispondere a tutte queste esigenze nasce PayPal Commerce Platform, che nasce con il DNA di una piattaforma che vuole innanzitutto, sempre e comunque, essere uno strumento per massimizzare qualsiasi singolo punto di conversion. E questo è proprio l'essenza di PayPal Commerce Platform. PayPal Commerce Platform che ha nel suo principale valore aggiunto la possibilità di accettare pagamenti. Accettare pagamenti è la cosa più semplice del mondo, può suonare come una banalità, ma lo vedremo, per una piccola e media impresa può essere veramente la discriminante del successo. Poi PayPal Commerce Platform integra al proprio interno anche diverse capabilities per effettuare pagamenti, ha un modulo di gestione del rischio, ha degli strumenti di credito sia per i venditori che per i consumatori, e ha al proprio interno anche degli strumenti per accelerare la propria crescita. Entrando più nel dettaglio, accettare pagamenti. Quindi abbiamo detto sì, innanzitutto la differenza fra PayPal e gli altri metodi di pagamento è quello che PayPal dà accesso a una rete di clienti che conta ormai quasi 350 milioni di individui nel mondo. La differenza è che oggi PayPal non è più solo quel bottone giallo che diciamo è sicuramente famoso, ma PayPal con PayPal Commerce Platform e con l'integrazione che è stata fatta da Incomedia all'interno della propria piattaforma di e-commerce è un gateway di pagamento a tutti gli effetti, che fornisce con un'unica integrazione sia il vecchio bottone PayPal con tutti i benefici che si porta dietro e con tutta la forza della value proposition di PayPal, ma anche altri due moduli molto importanti. Il primo, che è di fatto integrato e quindi a costo zero, fra virgolette, lo si prende con il bottone PayPal,
ed è il modulo degli alternative payment methods, quindi metodi di pagamento alternativi che vengono offerti a tutti i venditori gratuitamente, ovviamente, in termini di costi fissi e allineati al costo delle carte che vedremo dopo, ed è molto competitivo, e che non altro è che una tecnologia che permette di mostrare al consumatore, quando è nella pagina dei pagamenti, oltre al bottone PayPal, anche i metodi di pagamento locali che sono per lui preferiti. Lo abbiamo detto prima, se io sono un venditore italiano, vendo occasionalmente anche a dei consumatori olandesi. Quando il consumatore olandese arriverà nella mia pagina di pagamento, troverà Ideal, e quindi sarà più facile che converta. Se vendo in Germania, il consumatore che arriverà alla pagina dei pagamenti non solo troverà il bottone PayPal, ma troverà anche Sofort. In Italia, sebbene non ancora super rilevante, ma sicuramente un'opzione in più, offriamo anche all'interno del nostro Smart Payment Button l'opzione di pagare con MyBank. E poi c'è un modulo carte. Il modulo carte qui è un modulo carte vero e proprio, indipendente da PayPal, quindi non pensate alla vecchia esperienza guest di PayPal che permetteva anche di pagare con le carte, ma proprio un prodotto carte di credito vero e proprio, quindi cliente che arriva nella pagina dei pagamenti, seleziona il bottone pagamento con carte, inserisce i numeri della carta ed effettua il pagamento, offerto ad un prezzo che non è il prezzo di PayPal, ma ad un prezzo estremamente competitivo. Il prezzo pubblico di partenza per i metodi di pagamento alternativi e per il modulo carte è oggi per l'Italia 1,2% più 0,35 centesimi, quindi sicuramente un incentivo in più per chi è cliente di Incomedia e che sta utilizzando già PayPal, di passare dall'integrazione esistente all'integrazione PayPal Commerce Platform, che gli permette di attivare, di mantenere il bottone wallet PayPal, ma anche di attivare i metodi di pagamento alternativi e il modulo carte al prezzo di cui vi parlavo adesso. Fare pagamenti, quindi mandare ovviamente soldi attraverso le nostre funzionalità P2P, ma anche attraverso le nostre funzionalità P2B, ovviamente, che rappresentano un modo in più per ricevere pagamenti attraverso PayPal. Quindi PayPal ha anche una funzionalità di invoicing che permette di creare delle fatture pro forma e quindi di richiedere dei pagamenti via mail, e quindi creare già un template che di una fattura pro forma all'interno della quale c'è il bottone PayPal. Gestione del rischio. PayPal Commerce Platform, e qui siamo ancora in fase di evoluzione, integra delle capacità di gestione del rischio grazie anche a una società che PayPal ha acquisito negli ultimi anni e che si chiama Simility, e che offre un servizio di gestione del rischio base. Di fatto io potrò settare quando questa funzionalità sarà disponibile attraverso già l'ambiente Incomedia un profilo di rischio medio, alto o basso, e quindi sfruttare tutti i dati e tutta la conoscenza di PayPal per filtrare a priori e per bloccare a priori dei pagamenti che potrebbero essere collegati a una truffa. Il tema dei capitali, un prodotto che è appena stato lanciato in Francia e che sarà, speriamo all'inizio del prossimo anno, disponibile anche su PayPal Commerce Platform in Italia, è il pagamento in 3 o 4 rate, quindi non un prodotto di credito, ma un prodotto vero e proprio, ma un prodotto che permette di diluire in 3-4 rate i pagamenti da parte dei consumatori, senza tra l'altro bloccare il capitale per i venditori, perché la forza del nostro prodotto credit, che è già disponibile negli Stati Uniti e che è stato appena lanciato in Francia e in UK, è proprio che il cliente pagherà in 3 o 4 rate. Il merchant però i soldi li riceve subito e li riceve da PayPal, che poi gestisce la parte di relazione di pagamento direttamente con il consumatore. Quindi offro un'opzione di pagamento in più, quindi ho la possibilità di offrire prodotti di scontrino medio alto rateizzandoli, ma senza perdere l'accesso immediato alla liquidità, che è un altro grosso punto di forza di PayPal. E poi anche qui, prodotto non ancora disponibile in Italia, prestiti agli SMB.
potete anche ricercare informazioni sul prodotto che si chiama Working Capital, un prodotto già disponibile negli Stati Uniti che di fatto concede un prestito al venditore, prestito che è proporzionale alle vendite che il venditore effettua. Quindi da un lato una quantità di capitale che sicuramente potrà essere ripagata, perché guarda a quanto il venditore sta vendendo attraverso PayPal e guarda la sua storia con PayPal. Dall'altro un processo per ottenerlo molto snello e anche un metodo di rateizzazione, quindi che è a vantaggio del venditore, perché con PayPal Working Capital il venditore paga una rata che si restringe, si riduce se le vendite di quello specifico venditore nello specifico mese sono state più basse di quelle che erano le aspettative. Creiamo un nuovo progetto completamente vuoto, nulla di preparato, nulla di preimpostato, andiamo in avanzate e creiamo chiaramente un prodotto giusto per poter abilitare le funzionalità e-commerce. Non inseriamo nulla, non inseriamo descrizioni né niente. Allora abbiamo il nostro e-commerce che in automatico si attiva. Come sapete, Website X5 attiva automaticamente tutte le funzionalità di e-commerce, carrello, checkout e quant'altro nel momento in cui andiamo a creare dei prodotti al suo interno. Se lanciamo l'anteprima, ok, abbiamo quella che è la struttura grezza del template completamente vuoto con il nostro prodotto e la possibilità di testare il checkout. Allora, se torniamo al passo 1, carrello e-commerce, gestione dell'ordine, possiamo andare ad aggiungere le metodologie di pagamento. Facciamo aggiungi, associamo un nome alla nuova metodologia di pagamento, diciamo pagamento con carta, lo potremmo chiamare come vogliamo, possiamo aggiungere una descrizione. Possiamo aggiungere, come sempre, un'icona personalizzata. Ed ecco che in automatico Website X5 ci presenta non più PayPal, vedete che viene indicato deprecato, ok, questa è la vecchia metodologia di pagamento, ma viene proposto PayPal Commerce Platform. A questo punto collegare l'account PayPal e quindi abilitare tutte le funzionalità di Commerce Platforms è veramente semplice. Basta cliccare su collega account PayPal, selezionare la nazione in cui ci troviamo e in automatico Website X5 si collega al sito di PayPal e ci va a chiedere quelli che sono i nostri dati di accesso. Volendo potete creare direttamente un account da qua. Noi in questo caso abbiamo un account di test che abbiamo creato i giorni scorsi. Ok, ci viene chiesta la password, speriamo di averla messa giusta. Rullo di tamburi. Perfetto, il nostro account è collegato. Acconsentiamo al collegamento del conto con Website X5 ed ecco che a questo punto accade una cosa. L'account che noi abbiamo creato è un account nuovo, ok? Quindi è il classico account base, non è l'account business, è un account normale. Vedete che il sistema ci dà la possibilità di agganciare direttamente l'account mantenendolo account base, con aggiungi i dati veniamo invece ributtati sul sito di PayPal, dove potremmo andare ad integrare tutti quanti i dati per trasformare quello che è il nostro account temporaneo, l'account base, in un account completo, quindi senza limiti e quindi con la possibilità di andare poi ad abilitare anche tutte le altre funzionalità, ok? Quindi andremo a inserire tutti quelli che sono i dati obbligatori, la verifica, non verifica dell'account e quant'altro. Per ora torniamo semplicemente sul sito Incomedia. Vi ricordo che se volete completare il profilo, vedete che comunque viene segnato dal sistema che il vostro profilo deve essere ancora integrato, completato con tutte le informazioni del caso. Lo potete fare cliccando direttamente su questo link oppure andando voi
con il browser sul sito di PayPal, accedere con il vostro account, e anche lì il sistema vi chiederà di integrare le informazioni per sbloccare l'account. Ok, diamo ok nel momento in cui lanciamo l'anteprima, procediamo con l'ordine, inseriamo dei dati. L'indirizzo mail di testa di prima, siamo in locale, ma comunque anche in locale vedete che abbiamo la possibilità di selezionare pagamento con carta. Ok, ed ecco che in automatico ci viene printato il widget. Vedete che in automatico il widget si porta il pagamento con PayPal, si porta Sofort nel nostro caso, e si porta dietro MyBank. Questa interfaccia, chiaramente nel momento in cui voi andate a completare l'account e andate ad abilitare quello che è il pagamento, l'accettazione diretta delle carte di credito, mostrerà lateralmente anche il form per l'inserimento diretto delle carte di credito.